Ciao amici, oggi siamo qui per un incontro eccezionale, veramente una chicca nel mondo del self-storage. Abbiamo con noi due amici esclusivi, squisiti. Abbiamo il meglio, la crème della crème del mondo del self-storage in Italia, dal punto di vista manageriale. Avremo con noi e faremo una bella chiacchierata Chiara Conigli e Gabriele Troina, due super manager delle principali aziende italiane del mondo del self-storage, con tantissimi anni di esperienza. Entrambi ricoprono nelle loro aziende ruoli di vertice e sono i connettori del sistema self-storage dell'industria italiana. 20 anni di esperienza a testa, tantissime cose da raccontare, ma parliamo con loro. Innanzitutto buongiorno, benvenuti, ciao Gabriele, ciao Chiara. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno Cesare, grazie per l'invito. Vi voglio fare qualche domanda. Nome? Chiara. Gabriele. Cognome? Conigli. Troina. Soprannome, e qui deve essere entusiasmante. Rabbids. Gabe. Squadra del cuore? La Roma. Assolutamente la S Roma. Qual è il vostro piatto preferito? Tutti. La cacio e pepe di Felicetto a Testaccio. Che lavoro sognavi di fare da piccolo? L'antiquario. L'astronauta. Che lavoro fai oggi? Il manager. Lavoro nello spazio. Raccontaci un attimo del tuo lavoro. Risolvo e organizzo quei tanti piccoli problemi dell'operatività quotidiana. Lavoro con una squadra, con delle persone che mi piacciono, in un'azienda innovativa nel settore, con grande espansione nel futuro. È la prospettiva la cosa più bella di questo lavoro. Lavoro con un team di colleghi e amici. Dall'alto al basso sono persone che riescono a tirare fuori il meglio di me e io riesco a tirare fuori il meglio di loro. Cerco di organizzare il mio lavoro giornaliero con le persone che gestisco direttamente per fare il massimo per l'azienda. Come racconti al tuo cliente cos'è il self-storage o come vorresti che lo conoscessero? La prima cosa che gli dico è: conoscete quel grande fabbricato sulla circonvallazione di Burtina? In realtà gli spiego che abbiamo la stessa cosa che fanno i depositi e i magazzini in una struttura che è organizzata, sicura, flessibile, funzionale e garantita. Un po' come se fossimo in un condominio, ma di depositi. La soluzione semplice ad un problema apparentemente complesso, però di solito uso l'esempio del programma televisivo dove fanno le aste. Come racconteresti a tua nonna il vantaggio di utilizzare un self-storage? Semplice. Nonna, c'hai presente tutte quelle cose che non usi e che non vai a cercare perché poi ti scoccia andare in un posto buio pieno di polvere? Ecco, le metti da noi, vieni qui, prendi il tuo bel carrello, se vuoi passi in ufficio a prenderti il caffè, ti scegli le tue scatole e ti cerchi le fotografie e poi te ritorni a casa. Nonna, sul tuo divano non devi mettere più il cellophane, lì dentro non si siederà nessuno sul tuo divano. Secondo voi cos'è la qualità nel mondo del self-storage? La qualità è proprio nel lavoro che io e Gabriele per esempio svolgiamo, che è quello di garantire tutta una serie di sicurezze e di servizi che la gente non percepisce, per cui vede questo posto un posto di facile accesso e di facile uso, ma è rappresentato dall'organizzare l'arrivo del cliente fino al momento della sua uscita, rispettando tutte le promesse che noi gli abbiamo fatto. La qualità del mondo del self-storage sta nel prepararsi bene, essere professionali per accogliere al meglio tutte le esigenze dei nostri clienti e riuscire a gestire al meglio i nostri impianti. Da quanti anni fai questo lavoro? 17 anni. 21 anni. Cambieresti con un altro lavoro? No. Solo se arrivasse la chiamata dalla S Roma. Quando hai sentito parlare della prima volta di self-storage? Quando il mio ex datore di lavoro aveva bisogno di un magazzino deposito, ma nessuno corrispondeva alle nostre esigenze. E lì abbiamo conosciuto Easybox.
Nel 2001, quando mi è stato prospettato di lavorare per Casaforte. Chiara, conosci Gabriele? Sì, certo. Gabriele, conosci Chiara? Sì, certo che la conosco. Qual è la cosa più difficile nel tuo lavoro? Mantenere la concentrazione e avere la pazienza. I clienti hanno mille esigenze, non conoscendo bene il servizio, hanno difficoltà a comprendere come possono utilizzarlo. La cosa più difficile è sempre la prossima. Qual è la prima cosa che fai al mattino quando arrivi al lavoro? Prendo il caffè con i colleghi, ci raccontiamo quello che è successo nella serata perché è importante essere una famiglia ed essere un team e poi partiamo con le operazioni di routine previste nella nostra azienda. Accendo il computer, controllo le mail, bevo un caffè con col mio team e vado a fare un giro nella struttura per vedere che tutto sia a posto. E qual è l'ultima cosa che fai la sera prima di lasciare il lavoro? La routine è nel centro. Sto lasciando tanti clienti che hanno avuto fiducia nella mia azienda e in me che sono una parte del front office. Per cui controllare che prima che vada via è tutto a posto è fondamentale. Saluto tutti i miei ragazzi, faccio un giro di controllo, un ulteriore giro di controllo nella struttura, spengo il computer, ma non riesco comunque mai a staccare completamente dal lavoro. Ecco, questo video probabilmente sarà visto da decine di operatori italiani entusiasti del mondo del self-storage. Un consiglio per loro che operano tutti i giorni in questa nuova industria. Innanzitutto che l'industria del self-storage è un'industria che ha delle regole, ha bisogno di requisiti, ha bisogno di professionalità. Vorrei scoraggiare tutti quelli che pensano che questo sia un lavoro facile e un'attività che appare facile, ma dietro ha un grande sviluppo di investimenti, di capitali, di procedure, di controlli e di processi in miglioramento, perché ovviamente cambiando le esigenze è necessario poi adattarsi alle nuove esigenze. È importante sempre rispettare la parola data al cliente, non vendere cose che non si possono mantenere. Questo è sempre un male in tutti i settori e specialmente nel self-storage. Consiglierei innanzitutto di investire in questo campo che è in forte espansione. Io e Chiara siamo una sorta di pionieri insieme ovviamente alle nostre aziende del settore. Quello che vedo nel futuro è un grande sviluppo di questo settore e quindi consiglio di investire in modo etico sia nei confronti della propria azienda sia nei confronti dei clienti. Gabriele, di una cosa carina, Chiara. Sei una persona preparata e anche molto simpatica. Chiara, dica una cosa molto brutta a Gabriele. Ti ho temuto per anni e pensavo che fossi brutto, basso e pure antipatico. Chiara, cosa diciamo a tutti i colleghi di Milano che la vedranno su questo video? Ci diamo il Marchese del Grillo. Io so io e voi? Gabriele, cosa vuoi dire a Chiara, la tua peggiore concorrente? Sei il mio incubo. Chiara, cosa vuoi dire alla tua azienda? Grazie, anche se qualche volta mi fate arrabbiare. Gabriele, cosa vuoi dire a tutti i tuoi colleghi in tutta Italia? Ma potrei consigliare loro quello che poi mi spinge tutti i giorni, che è il mio motto, che una cosa fatta bene può essere fatta meglio. Roma, essendo capitale d'Italia, è anche capitale nel self-storage, o no? Certo, è fuori discussione questo. Perché Roma è il meglio del mondo? Perché farsi un giro nella storia è venire a Roma. Chiara, perché Roma è il meglio del mondo? Perché gli inglesi con 4 pietre ci hanno fatto Stone Age, noi il Colosseo. Come vedi la tua azienda nei prossimi anni? In espansione, in attesa e desiderosa di far conoscere il self-storage in Italia approfonditamente. Vedo un'azienda in forte sviluppo, però mantenendo saldo il motto Our People Come First e quindi la felicità delle persone che ci lavorano all'interno. E da ultimo, una cosa molto importante che può essere anche un messaggio di positività. Cosa auguri
ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro e cosa gli consigli? Auguro di avere l'entusiasmo, che è, secondo me il mood, dovrebbe essere il mood delle persone, sempre, in tutte le cose che fanno. Di avere fiducia in questo settore, perché è un settore che gli può dare molto, come lo ha dato a me, che sono partita da assistente, e di credere in se stessi e di provare le cose fino in fondo. Bisogna avere il coraggio di stare e di rimanere per sapere come andrà a finire. Non sempre si conosce tutto prima con saccenza. Bisogna provare, bisogna avere coraggio. Io consiglierei di dare uno sguardo anche al nostro settore, perché è un settore in forte espansione. Chiara, manda un saluto a tutti i tuoi colleghi. Bravi. Gabriele, manda un saluto a tutti i tuoi colleghi. Dai! E dopo questa bella chiacchierata vi ringrazio e vi saluto tantissimo. Ciao Chiara, ciao Gabriele. Buon self-storage a tutti! Buon self-storage a tutti, copio Chiara. Come vedete amici, è molto entusiasmante parlare con i grandi operatori del settore del self-storage e con i grandi manager. Qui parliamo di 20 anni di esperienza, 20 anni di cultura nella nostra azienda e di tantissima qualità. Io vi ringrazio per aver assistito anche oggi a questo nuovo intervento e vi aspetto per la prossima presentazione. Ciao!